E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova presentazione. Anzi, in realtà le presentazioni saranno due in un unico video. Sì, perché vi parlerò di due script molto interessanti ed importanti per migliorare il suono e anche l'esperienza su Farming. Ovviamente sono per PC e li trovate sul Modab ufficiale. L'autore è Peter AH e parliamo infatti della tire sound, quindi del suono del rotolamento degli pneumatici, e dell'air compressor sound script. Attaccate un rimorchio e sentirete l'aria per l'impianto frenante, in pratica è il compressore che carica l'aria e tutto quanto, ma vediamo tutto nel dettaglio nella presentazione. Ed incominciamo con la Tire Sound, mod molto semplice ma allo stesso tempo interessantissima. Se la inserite in tutti i mezzi troverete questo nuovo campo che vi dice Tire Sound. Potete mettere un valore dal 50% fino al 300%, noi esageriamo e mettiamo il 300%. Ed ecco qui pronti quindi i nostri due mezzi, all'apparenza uguali ma diversi nell'esperienza di guida. Adesso non parlo per un momento e vi lascio a voi le differenze. Ed ecco qua, dunque spero si sia sentito, vi ho lasciato anche la traccia audio per mostrare veramente che i picchi sono differenti. Ovviamente i valori dovete star voi a controllare la mod quali può sopportare, tra virgolette, perché magari su altri mezzi magari il rotolamento manco lo sentite se il motore sovrasta. Vi ricordo infine che la mod vale per qualsiasi veicolo e quindi voi potete appunto decidere se mettere o meno tale valore, è una mod praticamente globale. E detto questo ragazzi, passiamo alla Air Compressor Sound Script. Prima vi ho anticipato di cosa si tratta e adesso lo vediamo nel dettaglio. Qua vi anticipo che ho evidenziato la parte in basso a sinistra ed è visibile perché ho attivato io, e vi spiegherò a fine video come fare, nel mod desk la parte appunto che fa vedere tramite numeri, diciamo, l'effettivo lavoro della mod. Quindi qui sta in gioco, poi non dovete tenervi tutti questi numeri e queste scritte, è solo un debug, diciamo, per vedere l'effetto. Detto questo, anche qua sto sovrastando il compressore che carica con la mia voce. Qua vi invito da subito ovviamente a fidarvi e se non si sente tanto comunque provate voi nel gioco, poi fidatevi perché ovviamente il compressore sta lavorando, magari si sente, poi faremo altre prove e vi lascerò ovviamente ascoltare senza il sottoscritto che, come dire, va sopra all'audio. E adesso in tutte queste frenate non sono diventato pazzo ubriaco, ma voglio farvi vedere, anche se poi c'è un altro trucco per, come dire, far perdere aria al serbatoio, però vi faccio vedere che lui segna il full braking praticamente ogni volta che freno, e freno, come dire, anche un po' tanto. Ci sarebbe anche la versione che se uno accelera rilascia un attimo, da un colpetto di freno, non lo segna come full braking, ma vabbè. E vedete che continua, diciamo, a perdere aria, quindi l'aria già compressa nel serbatoio vi dice che è al 60%. Fra poco lo porterò appunto sotto al 50% e sotto al 50% lui torna a ricaricare il tutto. Quindi adesso vi lascio ascoltare. Ed ecco che siamo arrivati ancora al 100%. E infine
come vedete, se attacco e stacco e continuo, ottengo praticamente lo stesso risultato e ho svuotato rapidamente il serbatoio e il motorino continuerà appunto, il compressore continuerà appunto a ripristinare il valore di 100% per avere appunto aria nell'impianto frenante e far sì appunto che sia efficiente e funzionante. E infine vediamo il lavoro del compressore che riparte dall'ultimo valore che aveva prima che spegneste la macchina. Infine, come promesso, vorrei farvi vedere la cartella non compressa della mod. Ovviamente dovete dezipparla per fare le modifiche e vedete che in fondo nel mod desk lui vi indica tutto quello che potete cambiare. Ha messo dei valori di default del suono, del compressore, ma anche appunto il discorso per vedere o meno quel debug, che adesso io rimetto false per non vedere più le scritte che c'erano in basso a sinistra nel video, e quindi potete lavorare appunto su dei parametri che vi dice lui che potete appunto cambiare. In più vi dice che anche di escludere alcuni veicoli nel caso del case manual, perché lo aveva già, non ho ben capito. Comunque in alcuni casi potete anche appunto escludere, quindi tenete presente anche il mod desk ovviamente. Detto questo, siamo arrivati alla fine della presentazione. Spero che entrambe possano trovare un posto nella vostra cartella delle mod e che le apprezziate e che appunto vi divertiate anche, perché sono delle mod particolari che, come dire, aumentano quel realismo, e speriamo di ritrovare una cosa simile ovviamente anche nel nuovo capitolo di Farming. Detto questo, come al solito vi saluto e vi ringrazio, ovviamente fai bravi. Ciao a tutti ragazzi!